Eccoci qui, Juventus-Inter, volevate gli highlights brutti e quindi venite a mamma che vi do il content. C'è il tifo delle grandi occasioni, ci sono Kelly e Vlahovic titolari, ci sono i fratelli Thuram e loro padre, c'è Gino, c'è Michele, c'è il vino, ci sono le pere. C'è pure la nuova telecamera dell'arbitro che ci regala inquadrature bellissime in 480p dei giocatori. Insomma, si prospetta una gara imperdibile. Spoiler per l'Inter, no. L'Inter parte fortissima e al quarto minuto Loca, assist di testa per Barella che al volo vuole spaccare tutto ma la palla va fuori. Nel frattempo Kelly ha fame e nota un barattolo di spinacci che spunta dal nulla e quindi ne mangia un po' e succede qualcosa di strano. Infatti Lelli Kelly digevolve in Kelly Lelli, che è uguale ma suona più cattivo, e così Locatelli lancia sul secondo palo per Bremer che la mette dentro e arriva proprio lui, incredibile, Kelly Lelli, che la piazza benissimo. Sommer tenta invano la parata laser all'Andanovic ma niente da fare, Kelly Lelli esulta gasato prendendo a botte tutti ed è 1-0 Juve. Ma al 30° risponde l'Inter, Carlos Augusto indietro per Çalhanoğlu che precisissimo firma l'1-1. Nel frattempo i fratelli Thuram litigano per aggiudicarsi l'ultima Goliath rimasta e interviene l'arbitro per minacciarli con la ciabatta in titanio prestatagli dal padre Lilian. Pochi minuti dopo Ildiz da fuori calcia e arriva un altro gol meraviglioso in questa partita. Bravissimo Sommer, l'uomo che sussurrava le lumache nel provare a prenderla tuffandosi alla velocità di 3 metri all'ora. 2-1 Juve. La partita vive ora una fase più lenta rispetto all'inizio e le squadre mettono in atto le loro tattiche migliori. La Juventus difende in 35 dietro la palla, includendo anche Tudor, i tifosi, le sagome di allenamento e il drago di Harry Potter. L'Inter ha invece un'idea geniale per provare a pareggiare, fare infiniti passaggi inutili sulla tre quarti. E si arriva quindi al secondo tempo e c'è ancora Sommer che si sta buttando dal tiro di Ildiz, ma ora lì c'è Di Gregorio e quindi il portiere juventino di peso lo prende e lo sposta nella sua porta. Ma nel frattempo Çalhanoğlu la stoppa di petto, firma un autografo a Zielinski, si scatta un selfie mentre la difesa della Juve sta lì a guardare manco fosse un film e poi fa partire il tiro che si insacca e vale il 2-2. La partita cambia di nuovo con un altro bellissimo gol. Siamo al 74° e Tudor capisce che forse è meglio fare qualche sostituzione. Sveglia quindi con un calcio sulla schiena Koop Meiners che stava fin qui dormendo, mettendo al suo posto incredibilmente Azic e poi anche Cabal e Openda. Ma al 76° c'è calcio d'angolo per l'Inter e già scorre il brividino ed infatti palla in mezzo per Thuram che segna il 3-2 clamoroso ribaltando la partita. E se sei l'Inter e ribalti una partita così contro la Juventus in questo stadio non puoi fare altro che esplodere gasato a 1000. No, non esulta nessuno, c'è tipo Thuram sembra pure quasi mezzo incazzato, poi c'è qualcuno che alza le mani tipo yuhu, che felicità. Acerbi è depresso, Bastoni non sa manco dove si trova e Di Marco è triste perché voleva andare al Festival delle Sagre di Asti e non voleva essere lì. Insomma, neanche i tifosi sanno cosa fare e quindi nel dubbio esultano tutti, interisti e juventini. Marcus Thuram poi ha talmente poca voglia che vuole skippare l'esultanza come a FIFA, ma sbaglia e clicca X ed esce l'esultanza standard del giocatore. Nel frattempo Chivu vive il sogno saltando avanti e indietro come se fosse l'unico ad essersi accorto di aver segnato il 3-2. Ma attenzione perché all'82° Bastoni ferma Openda sradicandogli dalla bocca un incisivo. L'arbitro severissimo corre incazzato verso il giocatore ed estrae il giallo, fa un trick, lo lancia in aria, fa una piroetta e ammonisce Consensao. Poi è ancora così gasato che va sotto il mio video su YouTube e ammonisce uno a caso nei commenti. Batte la punizione Ildiz. Sommer si sta ancora buttando dal primo tempo. La palla va a Khéphren Thuram che schiaccia di testa per il 3-3 incredibile. E dopo il fratello segna anche lui e come lui esulta premendo X per far partire l'esultanza di base. Juventus in festa, il padre Lilian in festa, Marcus
in festa, tutti sono in festa, tranne Barella che per sfogarsi entra incarappiato al volo su Luis Enrique e Carlos Augusto. Siamo nei minuti di recupero, la partita ormai sembra finita, ma palla Thuram, arriva Bonny e Thuram allarga il braccio per prendere posizione, ma tocca il labbro di Bonny che salta in aria e si contorce dal dolore perché Thuram gli ha dato una manata proprio lì, nel punto in cui aveva una di quelle cavolo di pustoline in bocca che bruciano tipo tantissimo. L'inferno, vi prego, staccate la spina, staccate tutto. Momento di ansia e di panico. Bonny è a terra sfigurato e stremato, con le mani che coprono la faccia dolorante, altre mani invece tengono il quadricipite sinistro, quello destro, la caviglia e anche il petto. La palla finisce un po' più in là, dove c'è Azic che stava già rientrando negli spogliatoi pensando che fosse finita la partita, ma poi da fermo si coordina come se fosse nel film Shaolin Soccer e tira un missile terra-aria che divide in due il terreno, sradica le vesti di Bonny lì per terra e crea una tempesta mai vista. Ma questo missile, questa tempesta, questo tiro micidiale deve prima fare i conti con Sommer che niente, ha le mani bucate, e quindi gol pazzesco. Non ci credo io, non ci crede lui che dice di essere pazzo come Koop Meiners che si sveglia dal frastuono in panchina e cerca di esultare ma inciampa da solo e si rompe la tibia in più punti, o pazzo come il dolore alla pustolina di Bonny, o come Thuram che se la ride. Ma attenzione, perché tutto fermo, check in corso proprio per il fallo alla pustola in bocca di Bonny. L'arbitro ha visto tutto e grazie alla telecamera vi possiamo mostrare le immagini del suo punto di vista. No, non ha visto niente. Dal VAR gli dicono che il gol è talmente bello che non può essere annullato, anche perché la Serie A non se la cagano più nemmeno in Italia. Figurati annullando un gol bello che almeno farebbe il giro del mondo. Per fortuna però, grazie alla telecamera installata nell'ombelico di Bonny, abbiamo un'altra inquadratura del gol di Azic, niente male. Si giocano gli ultimi minuti di recupero, ma Di Marco e Bastoni stanno ancora fissando il punto della porta dove è entrata la palla di Azic, tipo Giovanni in Così è la vita con la sua macchina rigata. C'è ancora tempo per cucinare una lasagna a Koop Meiners e finisce qui. La Juve batte l'Inter 4-3 in una partita pazzesca, incredibile, di quelle che rendono contenti tutti gli addetti ai lavori. Sei contento? Ti sembro scontento, Johnny?